Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche per amore e passioni di ottobre. Abbiamo la carta della morte, ragazzi. Può essere un periodo di trasformazione, di rigenerazione, può essere un periodo dove si abbandonano vecchi schemi di comportamento, vecchi modi di pensare, vecchie abitudini, vecchie situazioni, vecchi lavori, vecchie compagnie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi ed è appena iniziata la pubblicazione del corso base di numerologia. Comunque trovate tutto nelle playlist. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di ottobre. Partiamo con un 5 di coppe, abbiamo un 6 di coppe, abbiamo il diavolo, un mago, regina di pentacoli, 2 di spade, otto di coppe e 4 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochino com'è l'andamento del mese e dopodiché andiamo a vedere per i single, per le persone che sono in coppia e per le persone che hanno una relazione diciamo strana, diversa dal solito, anche clandestina. Dunque, partiamo da questo 5 di coppe. Io qui ho la sensazione che qualcuno di voi o abbia già patito una sorta di perdita, una sorta di delusione se vogliamo, o potrebbe arrivare inizio mese. Andiamo a vederlo. Eremita, giustizia, 5 di coppe nuovamente e cavaliere di bastoni. Allora, potrebbe esserci stata o star per arrivare qualche tipo di ingiustizia, ragazzi, qualche tipo di delusione e potrebbe essere proprio dal partner, secondo me. C'è anche un eremita. Io qui ho come la sensazione che qualcuno non voglia rimanere solo. Andiamo a vedere 6 di coppe. Regina di coppe, sole e 10 di spade. Dunque, ragazzi, io ho la sensazione che a ottobre perderete un po' di ingenuità, perderete un po' di cuoricini e fiorellini, probabilmente con la vostra persona di interesse. Adesso poi arriverò anche con i single, però io ho la sensazione che se avete già una persona in testa, diciamo che l'inizio di ottobre potrebbe non essere proprio così fluido, nel senso che sia il 6 di coppe che la giustizia sono carte girate al contrario e ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che non è in equilibrio, che come dire, uno dà e l'altro prende, non c'è come un nutrimento reciproco e ho la sensazione che qualcuno potrebbe effettivamente, diciamo, rendersi conto
che non c'è tutto l'amore, l'affetto e le belle parole di cui si è parlato. Andiamo a vedere il diavolo. Regina di Pentacoli e matto. La regina di Pentacoli ce l'avete già qui anche, eh? Io ho la sensazione, allora, se è una persona nuova potrebbe appunto non esserci tutto questo equilibrio, ma con il diavolo devo dire che il mambo orizzontale darà le sue soddisfazioni, ragazzi. Abbiamo anche questo matto che mi parla proprio di una storia, cioè se io guardo tutte queste carte insieme sento proprio la passione, una storia che effettivamente solletica, che fa riscalda gli animi e la camera da letto, devo dire, più che tutto. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo un 9 di pentacoli e la regina di spade. Io credo che voi siate persone piuttosto indipendenti, ma con questo eremita al contrario non vogliate star da soli, o ci sia comunque qualche tema legato allo star da soli. Probabilmente qualcuno ha paura di rimanere da soli, non ha voglia di rimanere da solo, si annoia magari rimanendo da solo. C'è come un tema lì intorno legato che fa sì che tutti questi disequilibri passino un po' in secondo piano quando arriva, diciamo, la parte bollente della relazione o della situazione. Andiamo a vedere anche la regina di pentacoli, perché l'idea che ho è che giudizio e 9 di spade è che ci siano come delle note a vostro favore, tipo se siete persone indipendenti, se siete persone di un certo ceto sociale, potreste essere persone generose, aperte, insomma, disponibili, mettiamola così, però d'altro canto è come se per certi versi abbiate gli occhi un po' foderati di prosciutto, cioè come se non vi rendeste conto di certe dinamiche in disequilibrio, proprio perché siete così focalizzati un po' su quello che è la camera da letto, che funziona alla grande, un po' io ho come la sensazione che questa paura a rimanere soli vi faccia, come vi posso dire, essere troppo flessibili, vi faccia essere troppo accondiscendenti nei confronti dell'altro. È come se una persona, questo è un esempio, non rispettasse i patti e voi invece di arrabbiarvi perché non ha rispettato i patti, per paura di perdere questa persona, o per paura che l'altro magari si arrabbi e se ne vada, state zitti e vi fate andare bene tutto. È un po' questa la sensazione. Che siate troppo flessibili, mi viene quasi da dire, nei confronti della situazione o della persona. Andiamo a vedere il 2 di spade. Papa. Otto di pentacoli, 4 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe essere una relazione nel posto di lavoro. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Regina di bastoni e 9 di coppe. Quindi io ho anche la sensazione che ad un certo punto effettivamente tra il giudizio e il 2 di spade arriveranno certi dubbi, vi farete certe domande. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 4 di coppe e 6 di pentacoli. Sì, le domande ve le farete, ragazzi. Il punto è che non servirà a molto, secondo quanto dicono le carte, perché nonostante stiate cercando di ottenere di più da questa persona, da questa relazione o dalla situazione, qualcuno finirà per diventare cieco. 4 di coppe è la carta della cecità, ce l'avete due volte, una che spiega l'altra, quindi io ho come la sensazione che qualcuno si tapperà gli occhi sulle ingiustizie
che sta vivendo con questa persona. Perché? Per paura di rimanere soli, per paura di perdere l'altro, perché magari non avete già un'altra persona dietro che possa farvi compagnia e quindi dite piuttosto che stare da solo da sola, mi faccio andare bene questa situazione. Però guardate, qui avete la morte, eh. E vi dico, questo è anche un 8 di coppe. L'8 di coppe è qualcuno che cerca qualche cosa di più elevato e la morte parla proprio di tagliare con il vecchio. Quindi è come se in realtà doveste aprire un po' gli occhi. Qui ce l'avete il giudizio, però è come se non riusciste ad avere la visione di insieme della situazione, della relazione. Cioè è come non riuscire a vedere le dinamiche di comportamento dell'altra persona una dopo l'altra, ma è come se si analizzassero a compartimenti stagni. Quella volta lì ha fatto questo e boom. Questa volta qui ha fatto questo e boom. Questa volta qua ha fatto quest'altra cosa e va bene. E nessuna di queste tre occasioni, diciamo, fate la voce grossa, perché la sensazione che ho da queste carte è che preferiate stare zitti pur di non perdere l'altra persona. Però questo vuol dire non vedere che l'altra persona, uno, potrebbe starvi rifiutando, due, potrebbe non valutarvi come realmente dovrebbe o potrebbe. Insomma, è come se alla fine del mese faceste un po' finta di non vedere quello che non va. Allora, partiamo dalle varie, andiamo con i vari esempi. Se parliamo di single, allora, io ho la sensazione che effettivamente questa persona, se non conoscete nessuno, potrebbe arrivare inizio mese una persona, ve lo dico già. Non è troppo lineare la cosa da subito, questo ve lo dico, anche se magari c'è chimica, c'è feeling, c'è intesa tra voi due, soprattutto se non è da molto che vi conoscete, ma avete già praticato il mambo orizzontale. Devo dire che la parte sessuale è quella che va più a gonfie vele in questo mese, però è quello, cioè il resto non lo sento tanto. Comunque, nel caso siate single, quello che potrebbe omettere l'altra persona è di essere sposato o magari o sposata o magari di avere dei figli. Insomma, c'è già qualche situazione che l'altra persona, secondo me, non è così ansiosa di condividere, cioè non è che vedo che ve lo nasconde, però non vedo neanche il fatto che lo dica apertamente, magari siete voi che dovete andare un pochettino a scavare. Vi dico, per qualcuno è facile che la persona che vi interessa sia sposata, per qualcun altro può essere che conoscerete questa persona nel mondo del lavoro, piuttosto che per qualcuno potrebbe essere, soprattutto se avete figli, inerente, diciamo, un qualche cosa che ruota intorno a vostro figlio. Vi faccio un esempio: festa di compleanno del bambino, perfetto, può essere un papà o una mamma di un altro bambino. Attività sportiva del figlio o della figlia, può essere anche lì un genitore, l'istruttore, qualche cosa che stia intorno ai figli. La raccomandazione che mi sento di fare ai single è di fare attenzione a non rimanere attaccati ad un sogno, ad un ideale, ad una promessa, a qualche tipo di idea che voi vi state facendo nella vostra testa. Se per esempio l'altra persona non vi ha mai, diciamo, detto in modo esplicito, sì, io voglio creare qualche cosa con te, sì, io voglio costruire per esempio una famiglia con te, non date per scontato che questa persona sia della stessa idea che avete voi, perché ho come la sensazione che certi temi vadano proprio affrontati in modo diretto con questo personaggio, ok? Nel caso siate in una coppia, ragazzi, allora devo dire che secondo me non va poi così male. Potrebbero esserci dei disequilibri anche tra di voi, potrebbero esserci. ehm, Vi sento un po' come se vi cadessero le braccia in questo mese. Cioè, tutto sommato vi dico, non state male, ma è come se aveste bisogno di un po' di verve in più, un po' di bollicine,
e credo che potreste proporre al partner o alla partner qualche nuova attività da fare in coppia. Potrebbero essere delle gite, delle escursioni in montagna, potrebbero essere dei corsi di tipo spirituale, potrebbero essere nuove feste, magari dei corsi di cucina, dei corsi di sommelier. Cioè io ho come la sensazione che ottobre sarà un buon mese per studiare qualche cosa di nuovo da fare in coppia e mi viene da dire lasciarsi indietro questi 5 di coppe perché comunque questo inizio un po' così, un po' sottotono lo vedo un po' per tutti. Se parliamo di chi ha una relazione strana, clandestina, non ben definita, credo che sia un po' la stessa situazione dei single, nel senso che è come se aveste bisogno di vederci chiaro, di vedere la visione di insieme. L'idea è che non siate appagati del tipo di relazione che avete in questo momento, cioè a parte il lato sessuale va bene, però tutto quello che c'è intorno è come se non vi desse abbastanza importanza, non vi facesse sentire abbastanza importanti. E di conseguenza per qualcuno potrebbe essere giunto il momento di dare come un ultimatum e di dire ascolta, a me così non va più bene, ho bisogno di più, ho bisogno di X, Y e Z. Oppure troviamo un accordo comune per questo problema, per il quando vedersi, per il vediamoci più spesso. Io ho come l'idea che dobbiate mettere in equilibrio, guardate, guardando queste due carte posso quasi dirvi che sono temi che sono già successi in passato. È come se si ripetesse qualche tipo di dinamica che appunto è già successa nel passato e che però non sappiate bene come rompere questa dinamica, perché è un po' quando si rompono gli schemi di comportamento si esce dal karma e qui avete il giudizio, è come se steste vivendo qualche cosa a livello karmico, a livello di insegnamento e dovete imparare a rompere questi schemi di comportamento, cioè sostanzialmente non potete più far finta di niente, non potete più far finta di non vedere come vi tratta l'altra persona, quanto poco tempo vi dà, quanto poco rispetto vi dà, quanto poco vi dà in generale. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Il tutto è sempre per questo 5 di coppe, perché c'è qualcuno che vede il bicchiere mezzo vuoto e allora pur di non rimanere solo, pur di non rimanere a piedi, accetta quel pochettino che viene dato. Anche se siete ben consapevoli che non vi basta. Comunque diciamo che i primi in classifica, se vogliamo, quelli che se la cavano meglio sono le persone che hanno una relazione stabile. Ok, chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Si tratta di lavorare con la legge di attrazione. È un po' un messaggio subliminare, come se vi dicessero, guarda, deve ancora arrivare la tua anima gemella. Se per caso la persona che state frequentando vi sembra l'anima gemella, perché è una relazione, diciamo così, forte, non scambiate la passione del corpo, perché qui abbiamo un diavolo che parla proprio delle passioni della carne, non scambiate questo tipo di passione con l'anima predestinata, ok? Mi raccomando perché c'è tanta confusione con le anime gemelle, che le anime gemelle aiutano a crescere. Non dico che siano tutto rose e fiori con un'anima gemella, ma è la classica persona con la quale ci si siede a tavolino e si dice allora come risolviamo la questione? Poi non dico che anche lì non ci siano urla e via dicendo, però è come se fosse già un qualche cosa che dispone la coppia a crescere, mentre le anime karmiche, piuttosto che i patti d'anime o quelle cose lì, potrebbero anche, diciamo, avere momenti un po' più duri all'interno della relazione. Andiamo a vedere un altro oracolo e poi una meditazione di Findor.
Allora, qua parla degli elementali, carta numero 12. Vi dice di appoggiarvi, se vogliamo, ai 4 elementi della natura, quindi acqua, aria, fuoco e terra. E parla anche degli spiriti della natura. Può essere quasi un invito, ragazzi, siccome qua c'è il bosco, a fare come una passeggiata nel bosco. Primo perché fa bene allo spirito, fa bene al campo energetico perché state praticando grounding praticamente. Però io ho come la sensazione che potreste come avere un'ispirazione. Poi abbiamo la carta numero 32 e qui parla del gruppo con il quale siete più affiatati, parla di comunità, parla anche di parenti, E poi abbiamo carta numero 24 che parla di bilanciamento e di avere un'energia, diciamo, centrata e di autococcole, self-care e l'autocura. È come se avessi bisogno di bilanciare l'autocura, ma infatti, vabbè, il 6 che è sempre un 6, di solito le carte numero 6 parlano di armonia e equilibrio. 6 di coppe girato al contrario, 6 di pentacoli girato al contrario. Fatemi vedere che altre carte ci sono. Sì, ma direi che già queste due sono sufficienti. Andiamo a vedere una meditazione di Findor, che adoro. Io adoro queste carte. E pensate che le ho comprate più di 25 anni fa, ma sono sempre attuali. L'amore è la chiave che apre tutte le porte. Perché non usarla? Girala e stai a vedere. Ti dischiuderà una vita colma di gioia e di felicità, perché quando l'amore emana da te nella vita di chi ti circonda, porta con sé la trasformazione. L'amore attira amore. Io ho l'idea che dobbiate iniziare ad amare un pochettino di più voi stessi. Quando io mi amo, gli altri non possono fare diversamente, perché se io mi comporto in modo da darmi un valore, gli altri lo vedono e quindi mi daranno quel valore. Se io quando incontro qualcuno, quando parlo con qualcuno, sto gobba, con le spalle chiuse, abbasso la testa, cioè che tipo di sensazione potrebbe avere l'altra persona? Se io invece sono bella eretta, con il torace aperto, la schiena dritta, do un altro tipo di sensazione. E qui è proprio un po' quello, no? Cioè nel senso abbiate amore per voi stessi e poi gli altri di conseguenza, vedendo quanto voi vi amate, diciamo così che vi amano di conseguenza. Non è proprio corretto, ma è come se dicessero ok, questa persona ha un sacco di valore, allora bisogna portare rispetto a questa persona, bisogna amarla perché ha valore. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, vi abbia aiutato, insomma. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente la stessa cosa la potete anche fare nella sezione, cioè per conto vostro, attraverso la sezione degli abbonati. E comunque ci sono 4 playlist, sono quelle con le copertine lilla, sono in ordine di numero e andrebbero visti in ordine cronologico, però diciamo che i titoli dei video si vedono, sono pubblici, così se volete capire di che cosa parlo, almeno potete farvi un'idea. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!